Ruaka, Azumi, Ami Sorei, Anan. Chi tra queste 4 lottatrici riuscirà a conquistare il Cinderella Tournament 2024? Minasan, ohayo gozaimasu e benvenuti sul canale. Dopo settimane di battaglie il Cinderella Tournament 2024 sta per volgere al termine, con la finale fissata per mercoledì 20 marzo. Dunque, tra poche ore, una tra le 4 atlete che abbiamo nominato poc'anzi avrà l'onore di indossare il magico vestito ispirato alla favola di Cenerentola e con essa di conquistare la famosissima scarpetta di cristallo che permetterà alla vincitrice di afferrare una chance titolata a favore di un titolo di sua scelta. Prima però di addentrarci nelle fasi finali del torneo, vorrei prendere un paio di minuti per ringraziare tutti voi per il risultato agguantato qua su YouTube qualche giorno fa. Come probabilmente molti di voi avranno già notato, il canale ha raggiunto quota 300 iscritti e questo per me è un risultato importantissimo che solo grazie al vostro affetto e del vostro supporto ho potuto raggiungere. Grazie di cuore a tutti voi. Detto questo, non dimenticatevi che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto dove troverete news, approfondimenti, risultati, discussioni e quant'altro riguardante il wrestling femminile mondiale. Fatto i doverosi accorgimenti, possiamo tornare a parlare del Cinderella Tournament 2024, torneo che ci ha saputo intrattenere dall'inizio sino alle fasi finali, un torneo che ho preferito di gran lunga rispetto alla sua controparte dello scorso anno, dove spesso e volentieri le lottatrici venivano eliminate grazie all'over the top rope ed i match finivano frequentemente con dei pareggi che costavano l'eliminazione ad entrambe le atlete, come nel caso del match tra Mina Shirakawa e Natsupoi. L'idea poi di Bushiroad di far partecipare soltanto le lottatrici che ancora non avevano avuto il piacere di assaporare la conquista di una loro importante ha messo sicuramente quel pepe in più alla contesa, rendendo tutto il campionato molto imprevedibile, e così è stato per davvero. Basti pensare all'eliminazione a sorpresa di Natsuko Tora nel primo round o la scalata successo di Ruaka, che ad oggi ha la concreta possibilità di aggiudicarsi il torneo. Parlando di Ruaka, non possiamo non concentrarci sul fatto che la giovane lottatrice stia davvero vivendo un sogno ad occhi aperti, sì, perché credo che nessuno di noi si aspettasse di vedere il nome di Ruaka tra le 4 ultime wrestlers che si contenderanno la vittoria finale. Il percorso intrapreso da Ruaka nel Cinderella Tournament 2024 è un qualcosa di meraviglioso, anche perché ella può vantare delle vittorie importantissime ai danni di Hazuki o Koguma, è vero, con qualche scorrettezza di troppo, ma come si suol dire, il fine giustifica i mezzi, no? Sta di fatto che Ruaka ha davvero ben impressionato durante tutto il campionato e non vi nascondo di essere alquanto felice per lei, perché finalmente anch'ella ha potuto crogiolarsi al sole del successo che probabilmente non la porterà in finale, siccome in semifinale affronterà Anan. Anche la giovane leonessa ha disputato finora un bellissimo torneo, potendo contare su vittoria ai danni di Mirai prima e di SK poi. Anan, per arrivare tra le 4 atlete che si contenderanno la vittoria finale, ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie, perché, come detto poc'anzi, ha dovuto sconfiggere avversarie temibilissime che avrebbero messo in difficoltà chiunque, ma Anan ha saputo tirar fuori il meglio da se stessa e ha superato gli ostacoli che si paravano davanti. Grazie a questa determinazione ora può seriamente pensare alla finale, che può raggiungere battendo Ruaka in semifinale. Traguardo a quanto possibile per come la vedo io, essendo Ruaka un'avversaria meno pericolosa di Mirai e di Starlight Kid. Nell'altra semifinale abbiamo il match tra Azumi e Ami Sorei, una battaglia inedita perché a memoria non ricordo un incontro tra le due, o almeno recentemente.
Fatto sta che la sfida a cui andremo ad assistere sarà un match molto particolare, perché da un lato troveremo Azumi che fa della sua agilità e della sua velocità i propri cavalli di battaglia, mentre Amisorei punta tutto sulla propria prestanza fisica. Per arrivare in semifinale Azumi ha dovuto dapprima superare lo scorio Sayaka Kurara, che a sorpresa era riuscita a sopravvivere allo scontro con Natsuko Tora, che però ha dovuto appunto arrendersi ad Azumi. Ai quarti di finale la lottatrice di Queen's Quest ha dovuto affrontare Miyu Hamasaki, sua compagna di stable, e dopo un match alquanto combattuto Azumi è riuscita ad ottenere la vittoria, che ha eliminato una coraggiosa Miyu Hamasaki facendola avanzare in semifinale. Discorso analogo per Amisorei, che ha dovuto eliminare due lottatrici alquanto agguerrita prima di raggiungere la semifinale. Stiamo parlando di Yuna Mitsumori e di Mei Seira. Entrambe hanno venduto cara la pelle, ma la determinazione di Amisorei le ha permesso di sconfiggere entrambe le avversarie, guadagnandosi un posto tra le 4 semifinaliste. I due match che ci attenderanno dunque mercoledì 20 marzo regaleranno alle vincitrici la finale del Cinderella Tournament 2024, con la futura possibilità di ambire a sfidare una campionessa a loro scelta. Negli anni precedenti la vincitrice di questo torneo ha quasi sempre optato per la White Belt, che è entrata nel mirino della nostra Cenerentola negli ultimi 3 anni. Sì, perché Sayaka Mitani nel 2021 e Mirai nel 2022 e nel 2023 hanno sempre messo gli occhi sul Wonder of Stardom Championship, lanciando una sfida alla allora detentrice del titolo. Nel caso di Sayaka Mitani, ella sfidò Tami Nakano con successo, battendola e conquistando così la White Belt, iniziando quel leggendario regno che entrò di conseguenza nella storia. Discorso diverso invece per Mirai, che nel 2022 sfidò Sayaka Mitani senza successo, per poi rifarsi nel 2023 sfidando Tami Nakano, battendola e conquistando il tanto agognato titolo. Chi vincerà quest'anno il Cinderella Tournament? Chi sfiderà la vincitrice di tale torneo? Riuscirà a conquistare il titolo su cui punterà gli occhi? Sono tutti quesiti a cui voi potete rispondere qua sotto nei commenti. Per quanto mi riguarda, il mio pronostico va in favore di Azumi. Penso che la lottatrice di Queen's Quest battaglierà in finale contro Anan e dopo un intenso scontro saprà sconfiggere la sua avversaria, conquistando la tata agognata scarpetta di cristallo. Azumi, seppur ancora in giovanissima età, è ormai una veterana con 10 anni di esperienza nel pro wrestling, ma ad oggi il grande risultato ancora le manca. Ecco perché, a mio avviso, questo potrebbe essere l'anno giusto per lei, per un rilancio e per cercare di raggiungere quel traguardo che ad oggi le è sempre sfuggito, ma che se conquistato le permetterebbe di arrivare al top della federazione, dove è giusto che stia. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, dunque non mi resta che ricordarvi di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ovviamente non l'avete ancora fatto, attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione troverete tutti i link dei miei social, in modo da rimanere sempre aggiornati sull'universo Stardom, sempre in grande espansione. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Sayonara.